C'è un'espressione molto comune tra i creativi che è think out of the box. L'avrete sentita, vuol dire letteralmente pensare fuori dalla scatola e si riferisce a un modo di pensare non convenzionale che porta a elaborare soluzioni che cambiano il contesto. È una qualità che è molto apprezzata negli adulti. Dico negli adulti perché nei bambini è data per scontata. Effettivamente i bambini lo fanno in modo molto naturale e non perché siano dei geni, ma perché ogni volta che nasce un bambino, quel bambino o quella bambina iniziano un percorso di ricostruzione del mondo, di risignificazione del mondo. Partono quasi da zero a costruire insieme, sono davanti a questa specie di enorme armadio dell'Ikea smontato, senza istruzioni, e iniziano piano piano a montarlo. Questa situazione in cui si trovano i bambini di questo mondo smontato da ricomporre è un momento estremamente prezioso, ma non soltanto per i bambini, ma anche per noi, perché è un momento nel quale sono aperte tutte le possibilità. È un momento che tutti noi molto spesso facciamo in modo che rimanga un'occasione sprecata. Perché? Perché molto spesso noi spendiamo tutte le nostre energie per insegnare ai bambini, per trasmettergli quest'idea che la vita sia una cosa che c'è, dentro la quale loro devono imparare a stare dentro. Come se noi usiamo l'espressione imparare a stare al mondo, no? Che vuol dire esattamente questa cosa. C'è il mondo e tu devi imparare a starci dentro. In realtà però questa cosa che chiamiamo mondo è pienissima di cose che sono state fatte da persone che non sono più intelligenti di noi e quindi possono essere cambiate. Quindi la prima scintilla dell'innovazione avviene, scocca in quel momento quando il mondo è completamente smontato. Può essere soffocata mettendo davanti al bambino un foglio delle istruzioni e dire questa è l'unica possibilità, oppure può essere un momento per sperimentare insieme ai bambini. La prima scintilla quindi dell'innovazione è promuovere l'immaginazione come uno strumento di conoscenza del mondo. E il nucleo nel quale avviene questa prima scintilla non è la scuola, ma è la famiglia. Si parla poco di questa cosa, perché tutte le volte che si parla in pubblico di famiglia è come se questo argomento fosse un po' un terreno riservato a degli ambienti molto conservatori. Tutte le volte che si parla di cambiamenti nelle famiglie sembra che si debba andare incontro a una corruzione dell'istituzione della famiglia. Ecco, la storia che io vi racconto stasera invece è una storia diversa, perché è una storia in cui attraverso la pratica quotidiana del gioco la famiglia può diventare un potentissimo laboratorio di innovazione sociale. Prima di andare avanti però dobbiamo chiarire che cosa intendiamo quando parliamo di gioco. È molto complesso come argomento e ci sono tante teorie. Noi questa sera ci facciamo aiutare da un sociologo francese che si chiama Roger Caillois e che ha stabilito quali sono le caratteristiche che un'attività di gioco deve avere per essere definita tale. In primo luogo deve essere libera. I giocatori non possono essere obbligati a partecipare. Deve essere separata, e cioè si deve svolgere in uno spazio e in un tempo che sono dediti solo a quell'attività. Deve essere incerta, e cioè i risultati non si possono conoscere a priori. Se qualcuno di voi si sta domandando se il calcio è un gioco, a questa domanda io purtroppo stasera non vi so rispondere. Deve essere fittizia, cioè tutti i giocatori devono essere consapevoli della sua irrealtà, e deve essere improduttiva, cioè non deve produrre né beni né ricchezze. Dunque, sono delle caratteristiche molto stringenti, molto di più forse di quanto non possano sembrare a prima vista. Per esempio, sono caratteristiche che escludono tutti quei giochi, tra virgolette, educativi, dei quali gli adulti conoscono già gli esiti
e quindi fanno giocare i bambini per arrivare a delle conclusioni che conoscono già. In quel caso gli adulti non stanno giocando con i bambini. E infatti arriviamo all'ultima caratteristica, che è quella che l'attività del gioco deve essere regolata, e cioè deve avere delle regole che sospendono le leggi ordinarie. Concentriamoci in particolare su due di queste caratteristiche: l'incertezza, e quindi il fatto che nessuno dei giocatori debba sapere come andrà a finire il gioco, e le regole. È importante giocare secondo le regole perché queste regole devono sospendere le leggi ordinarie. Dunque, molto spesso quando ci chiediamo perché le regole sono importanti nei giochi, possiamo pensare al fatto che siano importanti perché ci aiutano a giocare con lealtà, perché ci aiutano a diventare dei bravi cittadini che sanno rispettare le regole. Sì, può essere, ma da un punto di vista interno al gioco non è questo l'aspetto fondamentale. Il fatto che i giochi debbano essere regolati in un modo che sospende le leggi ordinarie crea nello spazio del gioco un momento di sperimentazione veramente interessante. Perché se le relazioni del gioco non sono sottoposte alle stesse leggi alle quali è sottoposta la vita comune, si possono scatenare dei corticircuiti nuovi, le relazioni possono cambiare di forma, e c'è quell'incertezza di cui parlavamo prima, in cui tutti i giocatori, quindi sia adulti che bambini, si mettono in discussione e arrivano entrambi a delle conclusioni alle quali non avevano pensato prima. Dunque, questo mio intervento prende il titolo da una canzone di Giorgio Gaber, che si intitola Non insegnate ai bambini. Se non la conoscete vi consiglio di ascoltarla perché è veramente straordinaria. Io amo particolarmente un verso di questa canzone, che non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete, insegnate soltanto la magia della vita. Ancora l'incertezza. Non indicate per loro una via conosciuta, quindi insegnate una via sconosciuta. Però, se già è così difficile insegnare una via conosciuta, come si fa ad insegnare una via sconosciuta? Non si insegna. Non si può insegnare una via sconosciuta, ma si può percorrere insieme e costruire insieme, imparando reciprocamente quello che succede nel percorso. D'altra parte, se ci pensate bene, questa è l'unica possibilità, perché nel momento in cui in un gruppo, come una famiglia, entra un nuovo individuo, la strada non può essere quella conosciuta, perché la strada che quel gruppo costruisce insieme deve necessariamente tenere presente il fatto che sia aggiunto un elemento di novità, che, essendo una persona, è anche un elemento di novità abbastanza importante. Il progetto al quale lavoro si chiama Timbuktu ed è sostanzialmente un'app su iPad per genitori e bambini che dà ai genitori ogni giorno uno spunto per ritagliarsi dei momenti di questo gioco, di questo tipo di gioco di cui vi ho parlato, all'interno della famiglia. È strutturato così come un calendario, proprio per valorizzare questo aspetto della quotidianità. All'interno di questo progetto noi abbiamo sempre questa difficoltà, noi non vogliamo insegnare niente, ma vogliamo fornire dei materiali che favoriscano uno scambio profondo, autentico, incerto e creativo a genitori e bambini. È divertente anche, non è una... vi faccio un esempio di come decliniamo questo progetto. Dunque, una delle caratteristiche della rivista è che non ci sono quasi mai attività in cui c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata. Questo perché noi siamo molto interessati appunto al processo, non siamo interessati a stimolare il tentativo del raggiungimento di un risultato che precede la presenza dei lettori nella storia. Quindi un tipo di quiz che potreste trovare anomalo su Timbuktu è questo, per esempio. Che cosa fanno i pesci sotto la superficie di un lago ghiacciato? Una possibilità è
fanno il campionato sottosopra di hockey, il campionato del mondo di hockey. Un'altra è, per esempio, si raccontano storie dell'orrore. È così, è una esplorazione delle possibilità, è una valorizzazione delle possibilità dell'immaginazione. E tratta, e questo è molto importante, l'immaginazione come una facoltà che, avendo accanto i bambini, si deve continuare ad esercitare, perché non si può promuovere l'immaginazione soltanto nei bambini. Questo è un controsenso, perché poi quei bambini crescono e si mettono in testa che l'immaginazione è una cosa da bambini e che quindi a un certo punto arriva il momento di imparare a stare al mondo. E invece questo blocca tutta l'innovazione che avremmo dovuto preparare prima. Lo scambio che cerchiamo di costruire con i bambini è uno scambio anche a volte di indagine di alcuni temi molto importanti. E un laboratorio che noi abbiamo fatto è un laboratorio in cui abbiamo lavorato gomito a gomito con i bambini del Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia e abbiamo studiato i sogni. Ci siamo chiesti insieme a loro perché si sogna, come sono fatti i sogni e da dove vengono i sogni. E vi faccio vedere adesso, questa storia è diventata un video che è stato girato insieme da noi e dai bambini, nel senso che alcune delle immagini che vedrete sono state girate dai bambini e questo è quello che è venuto fuori. Il perché dei sogni è una cosa difficile da spiegare. Ma in realtà i sogni vengono da fuori, dallo spazio, e vengono dall'altra parte dello spazio. Quindi noi siamo dalla parte sbagliata, quindi i nostri sogni vengono totalmente dall'altra parte dello spazio. Uno sta dormendo e invece sogna, svolazza e entra nella testa. I sogni ci entrano nel cervello. Come fanno ad entrarci? Perché c'è un buchino che lo fa entrare. Buca la nostra testa e ci entrano. Noi ci troviamo tutti bucherellati. E da dove ci entrano? Questi sono i bambini del Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia. Un altro esempio di un tipo di giochi che noi proponiamo su Timbuktu, facciamo dei giochi che impegnino veramente gli adulti, cioè che non rendano facile vincere per gli adulti. Una di questa serie di giochi che abbiamo proposto è una serie di giochi da fare al buio, cioè quindi da fare in casa al buio. E sono dei giochi che devono essere impegnativi anche per i genitori. Perché una cosa che noi abbiamo scoperto lavorando a Timbuktu è che immagino che tutti voi, quando ho elencato prima le caratteristiche del gioco, abbiate pensato soprattutto che quelle caratteristiche valessero per i bambini. Ecco, noi ci siamo spinti oltre, nel senso ci siamo detti, se vogliamo promuovere un gioco autentico e reale in cui genitori e bambini si mettono insieme a giocare davvero, dobbiamo fare in modo che anche i genitori si divertano, perché non devono essere soltanto i bambini ad essere liberi di giocare, perché se poi uno dei giocatori, l'adulto, si sente costretto a giocare perché il gioco non è divertente oppure per senso del dovere, allora lì diciamo, il gioco finisce prima di cominciare. E quindi tutte le attività che sulle quali noi lavoriamo e che proponiamo sono strutturate in modo da essere impegnative e divertenti anche per gli adulti. Giocare veramente con i bambini può veramente fare una differenza. E infatti la canzone di Giorgio Gaber finisce così. Grazie.